quasi in contrapposizione, in antitesi all'improvvisazione libera, senza schemi e che muore nel momento stesso in cui viene lasciata alle spalle da una nuova improvvisazione, integro e forse antepongo l'improvvisazione lirico-melodica, quella che cerca ad ogni costo una linea cantabile. Come è un po' il mio caso e il mio stile. Lo stato di incoscienza durante un solo intenso è direttamente proporzionale al distillato del momento e ai residui rimasti sotto traccia che si sovrappongono all'ignoto, per suonare qualcosa che a volte in fase comunicativa funziona, altre no. Nel mio caso il tutto è determinato da una forte volontà di tradurre in linea melodico-estemporanea l'esperienza mescolata con lo stato d'animo del momento. Il mio modo di costruire un assolo, ma anche di tanti altri musicisti più bravi di me, rientra nel semplice tentativo di improvvisare linee che possano essere in qualche modo trascrivibili. Vi mostro come piccola ed umile dimostrazione un mio assolo di qualche anno fa, eseguito su un brano scritto dal grande Robert Cray e contenuto in questo album, intitolato Time Makes Two, che chiamammo The Last Waltz in quanto veniva effettuata alla fine di uno show come epopea di un viaggio. È comunque il mio classico modo di costruire un solo completamente improvvisato che si genera sopra un pannello bianco fornito da terzi, ma dove i pennelli e i colori li ho portati da casa. È la mia disperata ricerca di scrivere istantaneamente un assolo che sembri scritto per quanto cantabile. Non succede sempre, ma a volte la melodia e il lirismo entrano sotto pelle e urlano sopra la performance. A parte qualche piccolo problema di sincrono tra video e registrazione live, sopportatemi per un paio di minuti. Quindi, anche se vi ha fatto cagare, è chiaro il concetto? Nel mio caso, la costruzione essenziale di questo assolo è passata attraverso 5 fasi essenziali. L'umore del momento, il personale senso estetico, i colori e pennelli che servono a trasformare le idee in forma, la comunicazione, che nel mio caso passa attraverso il suonare fisicamente linee liriche, o almeno nel cercarle a tutti i costi.
Paradossalmente, il personale senso estetico si costruisce con l'esperienza, anche copiando in una fase iniziale i propri maestri, molto più che con la libera ed anarchica improvvisazione lasciata molto spesso a far eco nel cortile dei suoni. I colori e i pennelli sono altresì la conoscenza e in qualche modo anche la tecnica e quindi lo studio. Quanto tutto questo poi arrivi agli altri dipende almeno credo da due fattori. Se il nostro senso estetico coincide con quello del pubblico, e soprattutto quanta verità ed onestà intellettuale demotiva contiene quella solo. Per quanto mi riguarda, sento appagato il mio senso estetico nel momento in cui lirismo e sensualità utilizzano la tecnica ma la ignorano. Il mio assolo perfetto è quello che riesco a ricantare dopo e per assurdo trascriverlo esattamente come l'avevo canticchiato nella mia testa, ma forse del tutto non è ancora mai successo. E quindi la sintesi di tutto ciò qual è? Non riesco a cantare? La mia voce è la chitarra.